Ciao viaggiatori! Oggi vi prendiamo e vi portiamo via con noi a Milano! Faremo un walking tour nel pieno centro storico di Milano in compagnia dell'app Open City, ma vi spiegheremo poi di cosa si tratta perché ora andiamo a pranzo. L'app Open City di Frigerio Viaggi. Erano presenti differenti walking tour. Quello che noi abbiamo scelto è nel cuore della città. Teoricamente dovrebbe essere primavera inoltrata, siamo a metà aprile, ma come al solito aprile non ti scoprire, sul tempo schifoso sta iniziando a piovere. Mentre si sta scatenando forse il diluvio atmosferico e cercano di venderci ombrelli ogni 5 passi, siamo arrivati alla prima tappa di questo walking tour. Questo walking tour ci mostrerà le tre piazze principali all'interno del centro storico di Milano. Siamo alla prima, Piazza della Scala, dove alle nostre spalle ovviamente c'è il teatro alla Scala. La voce narrante dell'app, oltre a raccontarci tutta la storia che non vi sveleremo del teatro, ci ha dato alcune chicche veramente particolari che adesso Elisa vi dirà. In particolare me ne sono rimaste in mente due. La prima è che il lampadario centrale del teatro alla Scala è così grande da ospitare un tecnico luci, e la seconda, cioè abita lì dentro praticamente. Lì dentro c'è un fantasma, è il fantasma di Maria Callas, che si dice vada a spaventare coloro che non sono troppo avvezzi alla città. E sapete perché? Perché una volta in questo teatro le è stata fischiata una stecca imperdonabile. Gli altri due punti di interesse secondo Open City di questa piazza sono: uno, il monumento centrale dedicato a Leonardo, e due, quello che vedete alle nostre spalle, che è Palazzo Marino, oggi sede del comune di Milano, ma un tempo apparteneva appunto al banchiere Marino, che mi sembra che però non abbia mai visto la fine della costruzione di questo palazzo, però c'è una particolarità perché il nipote di questo banchiere era una monaca molto famosa, talmente famosa che Manzoni nei Promessi Sposi si è ispirata a lei. Per chi? Per il personaggio della monaca di Monza. Vittorio Emanuele, proprio il posto, uno dei posti migliori, più belli di Milano, e ho scoperto una cosa fighissima. Praticamente dovete sapere che se adesso vado al centro sul Toro e metto il tallone destro ruotando 3 volte, questa cosa mi porterà una grandissima fortuna. Io provo. Mentre stavamo facendo le riprese in galleria siamo stati riconosciuti da un fan. Come noi ci vergogniamo sempre come dei cani, e eravamo talmente imbarazzati che mi sono dimenticato anche di inserirlo nel video, mannaggia. Vabbè, comunque lo trovate come Ale_Pep su Instagram. E ora dove andiamo? Andiamo in un posto molto a cuore per Elisa, perché? Io voglio farmi portare al Camparino, dove nacque il Campari, che è uno dei miei bevande, cocktail preferiti, quindi andiamo. Mentre è arrivato il mio cocktail vi faccio vedere un attimo come funziona l'app. Scusate la confusione, ma oggi in galleria c'è veramente un sacco di gente. Praticamente è fatta così: ci sono nella schermata iniziale, si può scegliere la modalità, diciamo, avventura o walking tour. Noi abbiamo scelto walking tour. All'interno di walking tour ci sono diversi itinerari dedicati, come abbiamo fatto noi, nel cuore della città, cioè quindi l'itinerario abbastanza classico, angoli di luce dedicato alla fotografia, poi al verde, all'arte con Vittorio Sgarbi, alcune dedicate al cibo. Vi faccio vedere la nostra, visto che l'abbiamo attivata grazie a un codice. Praticamente c'è un'introduzione e queste sono le varie tappe. Quella che vedete alle mie spalle è la nuova tappa del nostro walking tour, ovviamente l'avete riconosciuto, è la tappa del Duomo di Milano, che forse è il simbolo della città di Milano. Se c'è una cosa però che forse non sapete, è che è un cantiere mai terminato. Sì, perché dovete sapere che nella fine dell'800 praticamente poteva essere, diciamo, inaugurato il Duomo, poteva terminare la sua costruzione, ma sono partiti i lavori di ristrutturazione e manutenzione che non sono mai terminati.
Bene, alla fine non abbiamo resistito e abbiamo acquistato questo bellissimo ombrellino giallo che a casa ci mancava, perché dovete sapere che abbiamo una sfilza incredibile di ombrellini a casa che non ci portiamo manco a morire in giro con noi. Ma dove andiamo? No, altra cosa importantissima, è primavera inoltrata, ma come ha fatto notare Lili prima ci sono ancora i carretti con le castagne, quindi come mai? non si sa. Adesso, prossima tappa, ce l'abbiamo di fronte, ve la faccio vedere. Alle mie spalle trovate il Palazzo Arcivescovile di Milano, sulla cui facciata notiamo un bassorilievo in marmo bianco che rappresenta uno di quelli che è diventato il simbolo di Milano, e cioè, comunemente detto in milanese, Albisun. L'ultima piazza del nostro walking tour nel cuore di Milano con Open City è la Piazza dei Mercanti, che è una piazza medievale e deve appunto il suo nome a quelle che erano le corporazioni nate nel Medioevo. La caratteristica è che una volta era molto più grande ed era parallela alla Piazza del Duomo, ma soprattutto qui venivano giustiziati i nobili della città. Quella alle nostre spalle è l'ultima tappa del nostro walking tour. Purtroppo, come vedete, c'è stato un piccolo problema, ovvero è in fase di ristrutturazione, è il Palazzo della Ragione. Ma questa è un'occasione anche per voi per scaricare l'app di Open City e venirla a testare direttamente a Milano come abbiamo fatto noi. Trovate tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale, perché ogni domenica c'è un nuovo video che vi aspetta sui nostri viaggi in giro per il mondo e con un sacco di consigli utili. E adesso noi vi salutiamo perché abbiamo un evento con Frigerio Viaggi. Ciao!